Ciao a tutti ragazzi, volevo farvi vedere una piccola invenzione, tra virgolette, che potete fare tutti a casa. Eh, Chi ha per esempio un'arnia o due arnie e deve smielare, magari a mano quando cominciano a essere un paio, tre, diventa un po' faticoso. Potete fare un torchio con pochissime cose. L'unica cosa che dovete costruire, se non riuscite a riciclare come ho fatto io, che per fortuna avevo questa panca in disuso per fare i pesi, è questo telaio qui. Dovete costruire praticamente una cornice in ferro non troppo resistente, diciamo. In fondo dovete fare piccoli quantitativi. Ovviamente poi tutte le cose che vi farò vedere voi le potete trovare, quelle che avete, potete adattarle al meglio, anche meglio di questo. Io questa è una cosa che ho fatto al volo perché ho dimenticato un'arnia, quindi dovendo fare 4-5 favi mi serviva una cosa piccola. Adesso vi faccio vedere come funziona. Allora, cominciamo con le parti che servono, che sono pochissime in realtà. Sono una pentola, ovviamente in acciaio perché il miele comunque essendo molto acido è sconsigliato l'alluminio, lo sapete meglio di me, quindi l'acciaio sarebbe il top. Quindi una pentola d'acciaio, una scolapasta, se ne avete una di quelle cilindriche perfette è ancora meglio che va tutta all'interno, però va bene una qualsiasi, insomma, poi adattate un pochettino. Allora, il concetto qual è? È quello di mettere la scolapasta e tutti i pezzi i favi già spezzati e scolati messi qui. Quindi questa sarebbe la torchiatura, la parte finale proprio per tirar fuori tutto il miele possibile. Ok? Facciamo finta che questi sono i favi. Ok? Allora, io poi ho utilizzato un pezzo di plastica di PVC, diciamo per mantenere un po' più chiusa la faccenda. Poi ho trovato anche quest'altro pezzo in plastica, ma voi potete farlo in legno come volete, insomma, tanto la forza non sarà moltissima. Ok? Una volta messa la plastica sui favi, lo mandate dentro, lo mandate dentro leggermente o anche poggiato sopra, non è un problema. Mettete la pentola qui al centro. Questo avete visto il telaio, io ho aggiunto solo questi per fare da piede e questo per dare un appoggio alla pentola, ma quello che serve realmente è solo la cornice, eh. Questo poi ognuno lo adatta con quello che trova. L'altra cosa che serve è un bel crick dell'automobile di questo tipo, di questo genere qui, ok? E questo sarà in effetti il vero e proprio torchio. Lo poggiate qui, non serve niente neanche fissare, è proprio una cosa che fate al volo. Cominciate a tirare su, adesso a me si muove un po' tutto, vabbè. Ecco qua. Una volta che siete bene a misura, cominciate a pressare. Vedete? Come va giù dritto? Eccolo qua ragazzi. Poi dopo lo vediamo con i favi con il miele. Adesso vi faccio vedere che togliendolo, anche se ho pressato pochissimo, ovviamente il crick ha la forza tale che potrebbe anche staccare i manici, ma a noi non ci serve. Arrivati a un certo punto non è un problema, però voglio farvi vedere come si vede già, vedete? Dopo vediamo con i fari. Andiamo avanti, dai. Ecco, adesso andiamo a provare il mini torchio. La prima cosa da mettere è una retina, io metterò questa qui che è in fibra di vetro, quindi non è tossica, non è un problema. Abbiamo messo, come avevo fatto vedere prima, la scolapasta. Mettiamo. Allora, io i favi li ho fatti scolari prima tutta la notte in maniera tale da avere meno miele possibile all'interno del torchio, perché insomma, vista la capienza, quindi per dare una spremitura finale. Ok. Devo dire che ce ne entra anche abbastanza. Ok. Messo questo, mettiamo la plastica, così ne uscirà meno possibile la parte superiore. E poi il pesetto questo qui l'ho imbustato con la busta per alimenti, così oltre a lavarlo siamo più tranquilli. Ok, vediamo come va. Facciamo questo, anche
Anche il clip l'ho imbustato con la busta per alimenti, così è tutto più pulito. E andiamo a pressare. Vedi? Mi scende? Non so se sentite. Adesso sinceramente con il click non ci si rende neanche conto di quanta pressione si fa, ma adesso lasciamo un attimo così, andiamo a vedere com'è andata. Vediamo un po'. Ecco qua. Andiamo a vedere il risultato della prima spremitura. Allora, vediamo la plastica. La rete sicuramente ci favorisce per l'estrazione. Ecco qua. Devo dire che funziona. Andiamo a vedere il miele. Ecco qua. Quella è la schiuma della spremitura che poi svanirà e andrà tolta quella che rimane. Ok, è tutto. Ciao da Leonardo Top Bar. Iscrivetevi e mettete mi piace. Alla prossima.